Benvenuti o bentornati, sono Raf. In questo video parliamo di avverbi temporali, gli avverbi qui, qua, lì e là. Vedremo che differenza c'è fra questi avverbi e poi vedremo 10 espressioni molto comuni con questi avverbi, il loro significato e naturalmente come usarle. Cominciamo dalla differenza. Qui e qua indicano un punto vicino a chi parla. Se dico qui, indico un punto vicino a me, mentre lì e là indicano un punto lontano da chi parla, là. Ricordiamoci poi che lì e là si scrivono con l'accento, mentre qui e qua si scrivono senza accento. Quando andavo a scuola ci facevano imparare su qui e qua l'accento non va. Non so se si impari ancora oggi, ma è un modo utile per ricordarlo. La differenza fra qui e qua da una parte e lì e là dall'altra naturalmente corrisponde alla differenza e ci ricorda la differenza fra questo e quello. Infatti molto spesso queste espressioni vengono combinate e diciamo questo qui o questo qua per indicare qualcosa o qualcuno vicino a noi e quello lì o quello là per indicare qualcosa o qualcuno lontano da noi. C'è anche una differenza fra qui e qua e poi vedremo la stessa differenza fra lì e là. Qui indica un punto preciso vicino a me, mentre qua è un po' più generale, un po' più vago, indica la zona vicino a me. E la stessa cosa quando dico lì. Se dico lì indico un punto preciso lontano da me, mentre se dico là indico una zona più ampia, non un punto preciso. Ma in molti casi questa differenza tra un punto preciso e una zona più ampia non è molto importante. In molti casi possiamo usare indifferentemente qui o qua e lì o là. Vi leggo un piccolo estratto, un piccolo dialogo preso dal romanzo Io che amo solo te. In questa scena vediamo due fratelli che parlano di una casa al mare. La leggiamo. La casa al mare è già aperta? Credo di sì. Posso chiedere a papà se me la lascia? Certo, quelli di fuori li abbiamo sistemati tutti in albergo, perché se li mettevamo lì, sai quante critiche? Magari domani posso andare a dormire là con Daniela. Quindi in questo dialogo fra i due fratelli, uno dei due fratelli si riferisce alla casa al mare dicendo lì e l'altro fratello si riferisce alla stessa casa dicendo là. Quindi non sempre questa differenza è importante. Spesso questi avverbi vengono combinati con altri avverbi di luogo, per esempio con su e giù. Possiamo dire lassù per indicare un punto lontano e più in alto rispetto a dove ci troviamo, oppure in certi casi più a nord rispetto a dove ci troviamo. Possiamo dire per esempio lassù in montagna e allo stesso modo possiamo dire laggiù per indicare un punto lontano e più in basso rispetto a dove ci troviamo, oppure più a sud. E quindi possiamo dire, per esempio, laggiù nella valle. Allo stesso modo possiamo combinare qua, dicendo qua su e qua giù. In questi casi, attenzione, si utilizzano là e qua e non lì e qui. In altri casi invece possiamo usare indifferentemente lì o là o qui o qua. Possiamo dire per esempio lì in fondo o là in fondo, o possiamo dire qui sotto, lì sopra, qua sopra e così via. Qui vicino è un'espressione molto comune. C'è questo esempio che ho trovato in una canzone. Che ne dici, ci mangiamo un panino? C'è un baretto proprio qui vicino. Proprio qui vicino. Un baretto è un piccolo bar. È molto comune anche combinare queste espressioni con ecco. Per esempio posso dire eccomi qua, che corrisponde più o meno all'inglese here I am, oppure eccoci qua, here we are. Oppure posso indicare qualcosa che appare all'improvviso e dire eccolo lì, o eccolo qua, o eccolo là, qualcosa o qualcuno, naturalmente. Come nella famosa canzone cantata da Adriano Celentano, cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. L'estate che appare improvvisamente, eccola qua. E poi, fra l'altro, quella canzone continua dicendo lei è partita per le spiagge e sono solo quassù in città. Quassù in città perché normalmente la città si trova più in alto
rispetto al mare, o forse più a nord rispetto al mare, se siamo per esempio nel nord Italia. Ma passiamo adesso alle espressioni che utilizzano questi avverbi, qui, qua, lì e là. Ce ne sono tantissime in realtà, ma ne ho scelte 10 fra le più comuni. Per ognuna vedremo qualche esempio, vedremo il significato e come usarla. La prima non è una vera e propria espressione, ma volevo spiegare come usare questi avverbi con la preposizione di, perché è una combinazione molto comune. Per esempio, se ci troviamo su una strada, ci troviamo a un bivio è un punto in cui la strada si divide in due. Ci troviamo a un bivio, possiamo dire dove andiamo, di qua o di qua, sempre con la preposizione di. Per esempio, se quando ero piccolo mia mamma cercava mio fratello, entrava nella mia stanza e diceva «È qui tuo fratello?» Se io rispondo «No, è di là significa in un'altra stanza, quindi non è qui, è di là». È un'espressione generica che in casa normalmente appunto significa in un'altra stanza. L'espressione al di là significa oltre o a parte, sia in senso letterale, cioè fisico, sia in senso figurato. In questo esempio leggiamo: al di là dei problemi giudiziari, il centrodestra non è più credibile. Significa non solo o non tanto per i problemi giudiziari, ma anche, quindi oltre a questo o non solo per questo. In senso fisico possiamo dire per esempio al di là del fiume, che significa dall'altra parte del fiume, cioè sull'altra riva del fiume. E qui vediamo la traduzione italiana, il titolo della traduzione italiana di questo famoso romanzo che dice di là dal fiume. Di là dal fiume o al di là del fiume è la stessa cosa, significa appunto sull'altra riva del fiume. Un'espressione simile a questa, ma che oggi ha assunto un significato diverso, è l'aldilà, che significa il regno dell'oltretomba, cioè il regno dei morti, la vita dopo la morte. In genere si scrive in questo caso come una parola unica, al di là, e si usa quasi sempre con l'articolo determinativo, l'aldilà. Passiamo adesso ad alcune espressioni temporali, espressioni cioè in cui qui, qua, lì e là non indicano un luogo ma un momento nel tempo. La prima espressione è lì per lì. Lì per lì significa sul momento, in quel momento. Per esempio, se riferisco una conversazione che ho avuto ieri col mio amico Gianni, posso dire Gianni mi ha chiesto se Francesca era già tornata. Lì per lì non ho saputo cosa rispondere. Significa che la domanda mi ha messo un po' in imbarazzo e in quel momento, così sul momento, non ho saputo cosa rispondere. Con le stesse parole, ma cambiando un po' l'ordine delle parole, abbiamo l'espressione essere lì per. Quindi prima avevamo lì per lì, adesso lì per. Lì per significa essere sul punto di. Ero lì per dirglielo, cioè gliel'ho quasi detto, stavo per dirglielo. L'espressione più di là che di qua significa più morto che vivo. Quando diciamo di una persona è più di là che di qua, diciamo appunto che è più morta che viva, cioè è in fin di vita. È un'espressione colloquiale, assolutamente non volgare, non maleducata, ma che appartiene al registro del parlato e naturalmente dobbiamo fare un po' attenzione a quando la usiamo, perché se diciamo di una persona è più di là che di qua, appunto stiamo dicendo è più morta che viva. La nostra settima espressione, in là con gli anni, significa anziano. Se diciamo di una persona che è in là con gli anni, diciamo semplicemente che è una persona avanti con gli anni, quindi una persona anziana. È un'espressione non particolarmente formale, ma neanche particolarmente informale. Possiamo trattarla semplicemente come un sinonimo di anziano, in là con gli anni. Giù di lì e siamo lì. Ho messo queste due espressioni insieme perché il significato è molto simile, anche se si usano in maniera un po' diversa. Significano tutte e due circa o più o meno. Per esempio, c'era una canzone di molti anni fa che diceva «Avevamo 20 anni o giù di lì».
significa avevamo circa 20 anni. E in genere si usa proprio in questo modo, cioè si dice qualcosa di preciso e poi si aggiunge o giù di lì. Per esempio in questo caso si dice 20 anni e poi si aggiunge o giù di lì. Un altro esempio potrebbe essere, per esempio, se vedo una macchina, un'automobile, una bella automobile, e dico costerà 20.000 euro o giù di lì. Quindi significa semplicemente più o meno, circa. Siamo lì praticamente ha lo stesso significato. Infatti siamo lì significa siamo vicino a quello che dici, ma si usa in maniera un po' diversa. Per esempio, sempre facciamo il caso dell'automobile, una conversazione fra due persone, io dico che bella macchina, costerà 20.000 euro, e l'altra persona mi risponde siamo lì, cioè siamo vicini, più o meno costa quella cifra. Quindi due espressioni, giù di lì o siamo lì, per dire circa, più o meno. L'espressione ma va là è un'espressione colloquiale che si usa, credo, prevalentemente al nord e in Emilia-Romagna, ma non vorrei sbagliare, magari si usa anche in altre regioni. Significa non scherzare, significa ma cosa dici? Non è un'espressione volgare, assolutamente no, ma sicuramente appartiene al registro del parlato. Mi è venuta in mente un'altra canzone, in questo caso di Umberto Tozzi, che diceva ma va là che lo sai, e significa ma sì che lo sai, ma certo che lo sai, non scherzare, certo che lo sai. Attenzione a non confondere l'espressione ma va là con l'espressione ma va, che è un po' diversa. Anche ma va naturalmente appartiene al registro del parlato. Il significato di ma va dipende un po' dal contesto. Può significare, in certi casi, può significare no, non è vero, cosa dici? Per esempio, se qualcuno mi dice c'è il sole oggi, io posso rispondere ma va, figurati. Che significa mi piacerebbe che ci fosse il sole, ma purtroppo non c'è, figurati. In altri casi invece può significare, può esprimere meraviglia, può esprimere sorpresa. Per esempio, se qualcuno mi dice ho comprato una casa nuova, io posso dire ma va? Veramente? Esprimendo quindi la mia sorpresa. L'ultima espressione è un po' diversa, ma ho pensato di chiudere con un'espressione più divertente. L'espressione qui casca l'asino. Avevo anche un libro che si intitolava Qui casca l'asino, scritto da una mia amica, ma non lo trovo. L'espressione qui casca l'asino si usa quando si incontra un punto particolarmente difficile di un problema, una questione particolarmente difficile da risolvere. Si dice qui casca l'asino. Perché si dice così? Perché in maniera un po' scherzosa, ma attenzione anche in maniera un po' offensiva, si chiama asino una persona un po' ignorante, una persona non molto intelligente. Il verbo cascare è un po' più colloquiale di cadere, ma ha lo stesso significato. Cascare significa cadere. E quindi l'espressione è chiara. Qui casca l'asino, cioè nel momento in cui il problema diventa difficile, l'asino, cioè la persona ignorante, cade. Qui casca l'asino. Grazie a tutti per avermi seguito, se ti è piaciuto il video lasciami un bel pollicione e se vuoi puoi iscriverti al canale. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!